Vabbè, siamo arrivati nella piazza dove c'è la più grande tagine del Marocco, per cui fatta questa non ce ne sono altre. Durante le ore più fresche del mattino carichiamo la moto al nostro riad di Essaouira, o meglio Souira come la chiamano da queste parti, per rimetterci in viaggio verso Safi. Per coprire i circa 120-130 km che ci separano dalla nostra prossima tappa, scegliamo di seguire la R301, una strada costiera panoramica che corre lungo l'Atlantico e che rispetto alle arterie interne più veloci regala un'esperienza decisamente più autentica e suggestiva. La Route Régionale 301, ragazzi, è infatti una strada asfaltata che in questo tratto collega Souira a Safi, seguendo un paesaggio fatto di costa selvaggia, dune battute dal vento, scorci sull'oceano e piccoli villaggi di pescatori. È una strada meno veloce, quello che ci serviva, ma molto più interessante perché ti fa viaggiare in una dimensione più lenta, appunto, più vera e lontana dal traffico delle grandi direttrici. Ed è proprio questo il bello della scelta. Per buona parte del percorso ci accompagnerà una bellissima vista sull'Atlantico, con tratti più aperti sul mare e altri che attraversano aree rurali poco abitate, tra arganeti, piccoli insediamenti e villaggi che aggiungono fascino a una tappa che non è solo trasferimento, ma è già parte del viaggio. Verso Safi la strada torna gradualmente a collegarsi a zone più trafficate, aree industriali puzzolenti, caldo asfissiante e comunque la sensazione di attraversare un Marocco costiero, un pochino più genuino, più ruvido, sicuramente più affascinante. Ehi tu, cosa aspetti a iscriverti al canale? È gratis e ne vedrai delle belle. Ti aspetto! Quindi niente, siamo arrivati in questa località che è un pochino meno turistica a quanto pare e devo dire che fa molto 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 caldo, si sente proprio completamente la differenza rispetto a Essaouira da dove arriviamo. Stiamo mangiando qualcosa in un posto abbastanza sbilenco, stiamo prendendo 2 tacos. Qui facciamo il bucato non appena è possibile ogni volta perché altrimenti si suda e non si riesce a lavare. Giù c'è la moto e qui passerà la notte. Allora ci siamo fatti portare qui alla Medina di Safi. Safi dà l'idea di essere un pochino meno turistica rispetto alle altre zone che abbiamo visitato e lo si percepisce anche dal fatto che sono in pochi a parlarci in inglese. Adesso ci catapultiamo dalla Medina, è una giornata veramente bollente.
È il mercato dove la gente fa la spesa, Sì, dove ma compra i non vestiti, ci sono compra le cose scarpe, caratteristiche, ci sono... perché è molto orientato a loro. Qui, come vedi, siamo gli unici pochi turisti che ci sono. È orientato a loro. Probabilmente, vabbè, adesso facciamo un giro ancora di qua, poi al limite vediamo andando anche verso il porto com'è. Poi magari andando qui deve essere tutta la parte della ceramica. Ah, guarda, qua ci sono i nostri bicchieri, quelli che avevamo preso a Marrakesh. Un tanto di teiera però. Guardate qui cosa hanno realizzato, che belle fontane. Costano poco le tagine, quelle grandi costano 70 dirham, equivalente di 7 euro. Che belli anche i tuoi bidoncini fatti così, che ci metti con la bibita, quello che vuoi. Questi mestolini sono proprio belli. Qua bruciano sarde ovunque. Lì non so che cosa fanno quelle donne. Qui è tutto caldo. Vediamo se troviamo un posto dove ci fanno un succo. Allora, di là c'è la brace che griglia le sarde. E ovunque ci sono griglie e braci con sarde. E qui c'è gente, una famiglia che se le mangia. E questo è uno dei tanti barbecue dove c'è l'omino che fa le sarde. Ciao. Siamo arrivati nella piazza dove c'è la più grande tagine del Marocco. Dopo aver girato la Medina di Safi sotto un caldo davvero feroce, decidiamo di spostarci fuori dal cuore più antico della città e raggiungere Place Mohammed V, dove si trova una delle curiosità più celebri di tutto il Marocco, la gigantesca Tagine di Safi. Non è una tagine qualsiasi, ma il monumento che ricorda un record entrato nella storia locale.
Proprio qui, il 10 luglio del 1999, Safi finì nel Guinness grazie alla realizzazione della più grande tagine di polpette di sardine del mondo, preparato da 200 donne marocchine. È un primato che racconta perfettamente l'identità di questa città, da una parte la ceramica, dall'altra il mare. Ed è proprio per questo che una cosa del genere si trova a Safi, perché Safi è considerata una delle capitali marocchine della ceramica, con un quartiere dei vasai molto noto e una tradizione artigianale che da secoli trasforma argilla e terracotta in piatti, vasi e naturalmente tagine decorate a mano. Allo stesso tempo Safi è anche una città atlantica legata alla pesca, famosa in particolare proprio per le sardine. In pratica questo monumento mette insieme le due anime della città in un colpo solo: il forno e il porto, l'artigianato e il pesce, la terra e l'oceano. Le dimensioni aiutano a capire perché colpisca così tanto. La tagine monumentale misura oltre 6 metri di diametro e intorno ai 5 metri di altezza ed è decorata dai migliori artigiani ceramisti della città con i classici motivi marocchini. Non è solo grande, è proprio pensata per essere un simbolo visivo di Safi. Il record del 1999 fu impressionante anche nei numeri. Secondo le fonti, per quel tagine servirono 12 tonnellate di sardine e circa 500 kg di grasso animale per ottenere una quantità enorme di polpette di sardina. Insomma, non una semplice trovata turistica, ma un evento costruito per lasciare un segno nella memoria collettiva della città. Buongiorno, allora Safi, siamo in partenza, sono molto gentili qui dell'Hotel Kenzo dove ci siamo fermati perché ci stiamo preparando una veloce colazione, li abbiamo fatti tutti ribaltare dal letto per darci attenzione così presto perché abbiamo detto che dovevamo partire. Avevamo chiesto in realtà una colazione take away, ma in realtà vediamo che ci stanno preparando le cose, per cui rapida colazione e poi si parte. E alla fine ci hanno preparato tutto sto poco di roba, più il caffè che sta preparando. Volevamo portarcela via una roba veloce, ma guarda qua. Ragazzi, di gatti ne abbiamo visti tanti e da tutte le parti, ma questi proprio mi mancavano. Ve li devo far vedere. Dove ci troviamo innanzitutto? Ci troviamo in autogrill tra Casablanca e Rabat. Siamo appena entrati in autogrill e all'ingresso guardate che cosa c'è. E quando ordini il caffè espresso ti portano sempre la bottiglia d'acqua, quindi abbiamo collezionato circa 5 bottiglie d'acqua.